Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi per un video che, devo ammetterlo, è un po' diverso dal solito. Di solito parliamo di make-up, viaggi, lifestyle, ma oggi voglio affrontare un argomento più delicato, più intimo. Oggi parleremo di Neslihan Atagul, l'attrice turca che tutti amiamo per le sue interpretazioni intense e per la sua bellezza magnetica. Ma non parleremo dei suoi ruoli, dei suoi successi professionali, bensì di una sua confessione molto forte, una confessione che ha toccato il cuore di milioni di persone, la sua ammissione di aver desiderato morire. Sì, avete capito bene. Neslihan Atagul, una donna che sembra avere tutto, ha parlato apertamente di un periodo buio della sua vita, un periodo in cui ha pensato di non farcela più. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi i prossimi video e di supportarmi con un bel like se l'argomento vi interessa. Bene, ora che abbiamo fatto le presentazioni, immergiamoci in questa storia. Magari alcuni di voi l'hanno già sentita, magari no, ma credo che valga la pena approfondire. Perché la storia di Neslihan non è solo la storia di una celebrità, ma è la storia di tante persone che lottano silenziosamente con i propri demoni. Neslihan Atagul, per chi non la conoscesse, è diventata famosa grazie a serie televisive di grande successo come Kara Sevda e Sefirin KZ. È una delle attrici più popolari in Turchia e ha una fanbase enorme in tutto il mondo. La sua vita sembra una favola, bella, talentuosa, sposata con un altro attore di successo, Kadir Dulu. Una coppia invidiata, un amore che sembrava uscito da una sceneggiatura, una carriera in ascesa. Tutto concorreva a dipingere un quadro idilliaco. Eppure, dietro questa facciata perfetta, si nascondeva una sofferenza profonda. Nel 2021, Neslihan ha improvvisamente lasciato la serie Sefirin KZ, adducendo problemi di salute. La notizia ha scioccato i fan, che si sono preoccupati per il suo stato. Inizialmente si parlava di sindrome dell'intestino irritabile, una condizione che le causava forti dolori e problemi digestivi. Un annuncio vago, che lasciava spazio a speculazioni e preoccupazioni. Ai fan, abituati a vederla energica e appassionata sullo schermo, si chiedevano cosa stesse succedendo realmente. Dietro le quinte, però, la realtà era ben più complessa e dolorosa. Ma la verità era molto più complessa. Qualche tempo dopo, in un'intervista a cuore aperto, Neslihan ha rivelato di aver sofferto di un esaurimento fisico e mentale. Era arrivata al limite, non ce la faceva più a sostenere il peso della fama, delle aspettative, dello stress. Ha ammesso di aver pensato di non voler più vivere, di aver desiderato che tutto finisse. Parole crude, dirette, che rompevano il velo di perfezione e rivelavano la fragilità umana. Un coming out coraggioso, che ha permesso a milioni di persone di identificarsi con il suo dolore. Queste parole sono state un fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava che una donna così forte e di successo potesse provare un dolore così intenso. Ma la confessione di Neslihan ha avuto un effetto liberatorio. Ha dato voce a tante persone che si sentono sole e incomprese, che lottano in silenzio contro la depressione, l'ansia, il burnout. La sua storia è diventata un catalizzatore, un punto di partenza per una conversazione più aperta e onesta sulla salute mentale. Ha dimostrato che anche chi ha tutto può soffrire, che il successo non è un vaccino contro la depressione. Neslihan ha spiegato che il suo problema non era solo fisico, ma soprattutto mentale. Era stanca di dover essere sempre perfetta, di dover sorridere anche quando non ne aveva voglia, di dover nascondere le proprie fragilità. La pressione mediatica, i commenti negativi sui social media, le aspettative dei fan avevano contribuito a logorarla. Un circolo vizioso in cui l'immagine pubblica prevaleva sull'autenticità, in cui la performance era più importante del benessere. La necessità di mantenere una facciata impeccabile aveva consumato le sue energie, lasciandola esausta e svuotata. Ha raccontato di aver capito che doveva prendersi cura di se stessa, che doveva ascoltare il proprio corpo e la propria mente. Ha deciso di allontanarsi dal set, di staccare la spina, di dedicarsi a ciò che le faceva stare bene. Ha iniziato a fare yoga, a meditare, a trascorrere più tempo con la sua famiglia e i suoi amici. Un percorso di autoscoperta e di guarigione, un ritorno alle radici e alle cose che veramente contano. Un atto di coraggio, che ha dimostrato la sua determinazione a riprendere il controllo della propria vita. Il suo percorso di guarigione non è stato facile, ma Neslihan è stata molto determinata.
Ha cercato l'aiuto di professionisti, ha parlato apertamente dei suoi problemi con il marito e con le persone a lei care. Ha imparato a dire di no, a mettere dei limiti, a proteggere la propria energia. Un processo graduale, fatto di alti e bassi, di momenti di sconforto e di ritrovata speranza. Il sostegno del marito, Kadir Dulu, è stato fondamentale. La loro relazione, messa alla prova dalla malattia, si è rafforzata, diventando un esempio di amore e comprensione. La cosa più importante è che ha imparato ad accettarsi per quello che è, con i suoi pregi e i suoi difetti. Ha capito che non deve essere sempre perfetta, che ha il diritto di sbagliare, di sentirsi vulnerabile, di chiedere aiuto. Ha smesso di giudicarsi duramente e ha iniziato a trattarsi con gentilezza e compassione. Un cambio di prospettiva radicale, che le ha permesso di liberarsi dal peso delle aspettative e di abbracciare la propria autenticità. Ha imparato a perdonarsi, a amarsi, a prendersi cura di se stessa. La storia di Neslihan è un esempio di resilienza, di coraggio, di onestà. Ci insegna che non dobbiamo vergognarci dei nostri momenti di debolezza, che è umano soffrire, che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza. La sua vulnerabilità è diventata la sua forza, la sua confessione un atto di empowerment. Ha dimostrato che si può rinascere dalle proprie ceneri, che si può trasformare il dolore in una fonte di ispirazione. Ci insegna che la salute mentale è importante tanto quanto la salute fisica e che dobbiamo prendercene cura. Ci insegna che la perfezione non esiste, che tutti abbiamo delle cicatrici, delle fragilità, delle paure, e che è proprio accettando le nostre imperfezioni che possiamo trovare la vera felicità. La sua storia è un invito a prenderci cura di noi stessi, a ascoltare i segnali del nostro corpo e della nostra mente, a non ignorare il nostro dolore. È un promemoria che non siamo soli, che ci sono risorse e persone pronte ad aiutarci. La confessione di Neslihan ha avuto un impatto enorme sulla società turca e non solo. Ha contribuito a rompere il tabù sulla salute mentale, a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi legati alla depressione, all'ansia, al burnout. Ha incoraggiato tante persone a chiedere aiuto, a non sentirsi sole, a parlare apertamente dei propri problemi. Ha dato il via a un dibattito nazionale sulla pressione a cui sono sottoposte le celebrità, sulla necessità di proteggere la loro salute mentale, sulla responsabilità dei media e dei social media. Dopo un periodo di riposo e di recupero, Neslihan è tornata a recitare, più forte e consapevole di prima. Ha dimostrato che è possibile superare i momenti difficili, che è possibile rinascere dalle proprie ceneri, che è possibile trovare la felicità anche dopo aver toccato il fondo. Il suo ritorno sulle scene è stato accolto con entusiasmo dai fan, che l'hanno sostenuta e incoraggiata. La sua esperienza l'ha resa un'attrice più matura e profonda, capace di interpretare ruoli complessi e di trasmettere emozioni autentiche. La sua storia è un messaggio di speranza per tutti noi. Ci dice che non siamo soli, che possiamo farcela, che la vita vale sempre la pena di essere vissuta, anche quando sembra impossibile. Ci dice che dobbiamo prenderci cura di noi stessi, ascoltare il nostro corpo e la nostra mente, chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno. È un faro nella notte. Una testimonianza che la luce può tornare anche dopo il periodo più buio. E soprattutto, ci dice che dobbiamo essere gentili con noi stessi e con gli altri, che dobbiamo smettere di giudicare e iniziare a comprendere, che dobbiamo creare una società più inclusiva e compassionevole, in cui tutti si sentano accettati e amati per quello che sono. Un invito a coltivare l'empatia, a sostenere chi soffre, a creare una rete di supporto in cui nessuno si senta solo. Un appello a costruire un mondo più umano e accogliente. Ecco, ragazzi, questa era la storia di Neslihan Atagul e della sua confessione shock. Spero che vi sia piaciuta e che vi abbia dato qualcosa su cui riflettere. È una storia che va oltre il gossip e l'intrattenimento, è una lezione di vita, un esempio di coraggio e di resilienza. Per riassumere brevemente, abbiamo parlato di come Neslihan Atagul, un'attrice di successo, ha confessato di aver desiderato morire a causa di un esaurimento fisico e mentale. Abbiamo visto come la sua confessione abbia avuto un impatto enorme sulla società e come sia diventata un messaggio di speranza per tante persone che lottano con la depressione, l'ansia, il burnout. Abbiamo analizzato il suo percorso di guarigione, la sua determinazione a riprendere il controllo della propria vita, il suo coraggio di parlare apertamente dei propri problemi. Spero che questo video vi abbia fatto riflettere sull'importanza della salute mentale e sulla necessità di prenderci cura di noi stessi e degli altri.
Non sottovalutate mai i segnali del vostro corpo e della vostra mente, non abbiate paura di chiedere aiuto, non vergognatevi della vostra vulnerabilità. Ricordate che non siete soli e che ci sono persone che vi amano e che si preoccupano per voi. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualcosa su cui riflettere. Adesso voglio sapere cosa ne pensate voi. Avete mai vissuto esperienze simili? Conoscete qualcuno che ha sofferto di depressione o ansia? Cosa ne pensate della confessione di Nesli Anatagul? Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre opinioni. Sono curiosa di conoscere le vostre storie e i vostri pensieri. E ora, la call to action finale. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e familiari e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Questo mi aiuterebbe tantissimo a crescere e a portare contenuti sempre migliori. E se volete approfondire l'argomento, vi lascio in descrizione alcuni link utili e risorse per la salute mentale. Grazie ancora per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! E ricordate, prendetevi cura di voi stessi.